Inter Monaco 2-2, seconda amichevole estiva per l'Inter di mister Simone Inzaghi che va in archivio. Che cosa abbiamo imparato da questa partita? Quali sono le indicazioni che possiamo tirare fuori da questo incontro? Voglio condividere con voi 5 osservazioni più una bonus che vi porterò alla fine su questo match, su questa amichevole, in modo da riassumerla per chi magari non ha potuto vederla, quindi vi racconto un po' le cose essenziali, almeno dal mio punto di vista, ma invece per chi l'ha vista c'è modo quindi di confrontarsi sui temi che sono emersi da questa partita per capire se siamo allineati e condividere ovviamente insieme le opinioni su questa sfida amichevole che si conclude con un pareggio. L'Inter che va subito in svantaggio per effetto dei gol di Golovin, che approfitta di un brutto errore di Danilo D'Ambrosio non precisissimo in questa partita, e poi il gol di Ben Yedder che invece colpisce un po' alle spalle tra Darmian e Bellanova, non attentissimi in quella fase difensiva. Poi l'Inter risponde con Roberto Gagliardini nel primo tempo e Aslani che pareggia nel secondo. Nel mezzo una traversa di Lautaro Martinez e nel finale anche Çalhanoğlu che va molto vicino al gol che avrebbe dato la vittoria all'Inter. Gambe sicuramente ancora pesanti soprattutto per i nerazzurri. Il nostro Alessio Murgida, che era inviato allo stadio, ha avuto modo di parlare con lo staff e diciamo con il mondo Inter lì da vicino, e ha raccolto, gli è stato raccontato che i giocatori dell'Inter, soprattutto quelli rientrati più tardi e che sono poi entrati nel secondo tempo della sfida, arrivavano da 3 giorni di lavoro molto pesanti, dei carichi di lavoro molto impegnativi a livello proprio fisico per mettere benzina nel serbatoio in vista della nuova stagione, e quindi l'intenzione da parte dell'Inter era affrontare questa amichevole senza correre alcun rischio di infortuni e di interpretarla più come una sgambata, diciamo così, dopo 3 giorni di lavoro molto molto pesanti. Dall'altra parte invece il Monaco è in un momento di forma sicuramente differente, hanno iniziato i lavori circa un mese prima rispetto all'Inter, hanno già disputato prima di questa gara 4 amichevoli, questa era la quinta amichevole della loro estate, inizieranno il campionato il 6 agosto, ma soprattutto si giocheranno molto con i playoff di Champions League, quindi devono sicuramente arrivare ad un livello di condizione fisica superiore a quella dell'Inter. Aggiungiamo poi che si è partiti con una formazione molto sperimentale, soprattutto in partenza. L'Inter ha schierato una difesa totalmente reinventata con Darmian, D'Ambrosio e Di Marco, un centrocampo praticamente tutto nuovo con Bellanova, Gagliardini, Aslani, Mkhitaryan e Gosens, e i motivi delle difficoltà iniziali della partita secondo me sono presto spiegati. Poi col passare dei minuti dell'inserimento del centrocampo titolare, l'Inter, come dicevo, è tornata a controllare il gioco, è uscita alla distanza e ha chiuso in crescendo sicuramente. Fatte quindi queste premesse, contestualizzata un po' anche questa amichevole, non facciamoci ingannare né in positivo, soprattutto non esaltiamoci per alcune cose, ma soprattutto in negativo, non emettiamo dei giudizi, delle sentenze già in questo momento, già sulla base di quello che abbiamo visto in questi 90 minuti, che non sono troppo significativi, ma in ogni caso in questi 90 minuti secondo me sono emersi degli spunti molto interessanti sui quali poter fare delle considerazioni insieme. Quindi io vi invito, se ancora non l'avete fatto, innanzitutto ad iscrivervi al canale. Fatelo subito, cliccate subito sul tastino iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, i nostri approfondimenti e tanti analisi che stiamo realizzando in questi giorni, e vi proporremo delle novità già in settimana, quindi mi raccomando iscrivetevi subito. Dicevo di questa partita, una partita nella quale potevamo aspettarci degli esperimenti, si vociferava di un possibile impiego di Aslani accanto a Brozovic per testare il doppio playmaker in mezzo al campo, qualcuno si aspettava, io compreso sinceramente, un altro tentativo di inserimento del trequartista alle spalle dei due attaccanti. In realtà tutti questi esperimenti sono stati rimandati, credo anche in parte per il livello dell'avversario, perché comunque il Monaco è un avversario molto molto forte, quindi per questa serata niente esperimenti clamorosi, l'assetto, i compiti e anche i movimenti degli 11 giocatori in campo hanno di fatto ricalcato in gran parte i meccanismi della passata stagione, che sono stati consolidati nella scorsa stagione, a conferma anche qui di come questa amichevole secondo me abbia rappresentato appunto più una sgambata, come vi dicevo, dopo giorni intensi di lavoro e il rientro poi immediato a Milano per tornare subito a lavorare in vista della nuova stagione. Il primo spunto secondo me interessante, però la prima eccezione rispetto ai meccanismi a cui ci siamo abituati nella scorsa stagione, è rappresentata dalla Lula, la coppia di attaccanti Lukaku Lautaro Martinez, seconda amichevole insieme. In generale chi è partito titolare oggi ha messo ancora più minuti nelle gambe rispetto alla sfida contro il Lugano, in particolar modo Lukaku e Lautaro Martinez insieme, che
Non hanno fatto niente di clamorosamente eccezionale, secondo me, così come contro il Lugano, se ci aggiungiamo che nessuno dei 2 in questo caso è andato in gol, però, Lukaku ha propiziato la rete poi di Aslani che ha portato al pareggio. Lautaro Martinez invece ha colpito una traversa, quindi ci è andato molto vicino e si è fatto molto, molto vedere. Il belga sicuramente deve trovare la forma migliore da questo punto di vista, il fisico sicuramente, non lo aiuta, il Toro invece sembra già più in palla. Ancora una volta però io ho avuto la sensazione di vedere un feeling che tra i due funziona in maniera particolare, che è un'altra cosa rispetto alle altre coppie di attaccanti che abbiamo visto anche la scorsa stagione e che abbiamo a disposizione in questo momento. La mia sensazione è che con Lukaku e Lautaro Martinez in campo insieme l'Inter è più presente nell'area di rigore avversaria, più presente in zona offensiva e in generale molto più insidiosa verso la porta avversaria. Una dimostrazione di questo secondo me si ha nel finale, nel secondo tempo, quando entrano in campo Dzeko e Correa. Ad un certo punto c'è un'azione di contropiede che si sviluppa, ma molto rapidamente, ma poi il pericolo praticamente sfuma quando Dzeko si trova quasi a pestare i piedi a Barella sulla destra, mentre Correa era al centro del campo, ma molto molto distante dalla porta. Ecco, finché in campo ci sono stati Lukaku e Lautaro Martinez, la difesa del Monaco mi è sembrata più preoccupata di dover raddoppiare, se non triplicare, soprattutto Lukaku, ed in generale l'Inter ha riempito meglio l'area di rigore avversaria e si è portata con più pericolosità, o comunque si avvertiva un senso di pericolo maggiore nei confronti dell'area di rigore avversaria con Lukaku e Lautaro Martinez in campo. Tra le note più positive ancora una volta di questa partita, la seconda indicazione da questa partita, sicuramente Christian Aslani, il centrocampista arrivato dall'Empoli quest'estate, una partenza diesel in questa partita, lento all'inizio, poi piano piano ha ingranato ed è uscito alla distanza, ma ci sta che all'inizio, ecco, era un Inter molto nuova, molto sperimentale, come diciamo tutti erano un po' in cerca delle giuste distanze. Ancora una volta però Aslani poi ha dimostrato grande personalità, visione di gioco, sempre pronto alla verticalizzazione, a premiare gli inserimenti alle spalle dei difensori dei due attaccanti, ma anche di Bellanova sull'esterno. Un po' meno di Gosens, di cui però parliamo dopo. Ma Aslani mette poi lo zampino sul primo gol perché batte il calcio d'angolo da cui arriva la rete poi di Gagliardini e poi segna anche la seconda rete. Quindi ancora una volta molto bene Aslani. Un po' meno bene altri protagonisti, e questa è la terza considerazione da fare su questa partita. In particolar modo, durante la nostra diretta sui canali YouTube e Twitch di Passione Inter, mentre stavamo commentando la partita, ho letto veramente una pioggia di commenti negativi, soprattutto su Gosens e Mkhitaryan. Personalmente trovo molto, estremamente, anzi affrettati questi giudizi, soprattutto se ribadiamo il contesto in cui hanno giocato, se ribadiamo da dove arrivano e anche la condizione fisica non ottimale per entrambi, ed è una condizione fisica ancora da raggiungere sicuramente con il tempo e con il lavoro. Mettiamoci poi che Gosens durante il primo cooling break, la prima pausa nel corso del primo tempo per rinfrescarsi, si è toccato spesso la coscia, quindi probabilmente non era nemmeno al meglio ed è poi stato costretto ad uscire durante l'intervallo. Diciamo che certo, sicuramente entrambi non hanno brillato in maniera particolare in queste prime due uscite amichevoli, ma soprattutto per Gosens mi è sembrato di vedere che fosse poco cercato più che sottotono lo stesso esterno tedesco. Quando è stato coinvolto per me non ha fatto male, ma non è stato coinvolto nel modo in cui io mi aspetto che Gosens venga coinvolto, cioè nel modo in cui si deve esaltare le sue caratteristiche, più di gamba, più di corsa nella profondità e anche a chiudere sul secondo palo. In questo modo qua, secondo me, non è mai stato cercato, nemmeno nella partita contro il Monaco, e sappiamo benissimo che Gosens non è Perisic, ma è Gosens, quindi andiamoci cauti. Mi sembra di rivivere un po' i primi periodi di Dumfries, sia a livello tecnico che di giudizi. Gli va dato tempo, va trovata la giusta collocazione, il giusto modo di integrarlo. Secondo me vanno sistemate entrambe le corsie, anche a destra Bellanova ha fatto qualcosa di interessante, ma poi dietro bisogna ancora aggiustare dei meccanismi, c'è del lavoro da fare sugli esterni, ma c'è anche tempo. Si merita una menzione poi anche Andrea Onana,
il portiere che non è partito titolare, è entrato nel secondo tempo, doppia parata da tiro ravvicinato, è stato molto coinvolto nel gioco coi piedi, quindi oltre a sottolineare la reattività nelle parate, l'indicazione più interessante dal mio punto di vista, e vedremo poi nelle prossime amichevoli se questa tendenza sarà confermata, è che rispetto ad Andanovic Onana è stato molto più coinvolto, ancora di più, non che Andanovic non lo fosse, ma Onana ancora di più e con un ruolo ancora più importante nella costruzione dal basso con il gioco coi piedi. E rispetto ad Andanovic lo fa anche avanzando di qualche metro fino al limite dell'area di rigore, nonostante con la presenza di Onana in campo ci fossero anche De Vrij, Bastoni e Brozovic, che solitamente sono loro, diciamo, ben abituati ad impostare e a costruire le azioni. Invece Onana mi è sembrato molto più coinvolto, spesso forse esagera anche con il lancio lungo a cercare subito gli attaccanti, però è una chiave che funziona e che viene molto utilizzata nel calcio di oggi, molto coinvolto. Vedremo poi nelle prossime amichevoli se questa tendenza, come dicevo, si confermerà. Chiudiamo poi con delle indicazioni di mercato come quinto spunto da questa partita, perché sono arrivate delle indicazioni di mercato da questa sfida tra Inter e Monaco. Per prima cosa non è stato convocato Alexis Sanchez, stava bene, mi sembra anche qui un indizio piuttosto significativo in ottica mercato, così come non sono stati convocati Skriniar e Pinamonti. Diciamo che per Skriniar in realtà ci hanno detto che sta lavorando ancora per recuperare dall'infortunio che aveva avuto in nazionale, quindi probabilmente al di là dei discorsi di mercato non ci sarebbe stato comunque in questa partita. Però diciamo che la sensazione che il mercato c'entri qualcosa con questa sua esclusione è abbastanza forte, considerando che all'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo incontro col PSG che potrebbe sbloccare la cessione, quindi questa sua assenza è abbastanza sospetta. Così come dall'altro lato sottolineiamo anche che mister Simone Inzaghi dopo la partita ha chiaramente fatto pressione anche in maniera pubblica per l'arrivo di almeno un nuovo difensore. Abbiamo detto spesso che se noi guardiamo la rosa ad oggi, l'unica vera lacuna nella rosa dell'Inter è appunto in difesa. Il reparto è ancora incompleto e il grande obiettivo è chiaramente Bremer, anche qui atteso un incontro all'inizio di questa settimana e Inzaghi chiede che venga preso prima possibile. Nel post partita sul tema della difesa, infatti, ha parlato a Sport Italia e senza menzionare direttamente Bremer, però Inzaghi ha detto una cosa del tipo è in corso una trattativa molto importante per la difesa e io come allenatore sto spingendo ogni giorno affinché si chiuda. Questa più o meno la parafrasi, questa più o meno la frase di quello che ha detto Inzaghi appunto nel post partita a proposito di Bremer, a proposito della difesa. Aspettiamoci quindi delle novità a breve, c'è sicuramente fretta per concludere questa operazione in difesa. Nota bonus finale, condivido un'immagine per chi ci sta seguendo da YouTube, ma quanto è bella ragazzi la nuova maglia pre-gara dell'Inter, a me fa veramente impazzire, sono rappresentate varie bandiere lungo tutta la maglia, in foto viene indossata da Christian Aslani sullo sfondo Lautaro Martinez, tanti toni di blu e di azzurro, a me piace veramente molto, se non sbaglio è già in vendita e un pensierino ce lo farò. Tra l'altro tra poco è il mio compleanno, se qualcuno di voi vuole farmi un regalo ci sentiamo nei commenti. A parte scherzi, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, fatemi sapere se anche voi condividete con me la mia analisi su Inter Monaco, se avete colto invece anche altri spunti aggiuntivi, mi raccomando aspetto i vostri commenti così ci possiamo confrontare. Se non l'avete ancora recuperato vi lascio in descrizione per chi ci ascolta in podcast il nostro episodio con un approfondimento su Dybala che vi consiglio di seguire, mi raccomando link in descrizione per riascoltare il nostro episodio approfondimento su Dybala che nel club di Passione Inter sta facendo molto discutere, quindi se volete poi approfondire ulteriormente entrate nel club di Passione Inter per parlare di questo ed altri temi. Per chi ci sta seguendo da YouTube invece vi lascio il video qui, mi raccomando guardatelo subito.